benvenuti nel video. Siamo a Marsiglia. Oh ragazzi, io più vintage di sta roba qua non ho trovato niente. Questa qui è una Bestaf che ho comprato io circa 25 anni fa, giuro. Bello, classicone, perché dobbiamo vestire i panni del super vintage Kawasaki Z650 RS ultimissima, bella vera. Quindi, e poi uno dice, e le protezioni? No. Questo, metto sotto questo, la pettorina e sono a posto, la buttiamo là. Comunque dicevamo Z650 RS, moto appetitosa, stile vintage veramente molto convincente, conferenza, cosa, e poi domani mattina subito in sella a vedere come si muove questo gioiellino qua intorno a Marsiglia, vediamo un po'. Ed eccola qua, insomma un bel giro nei dintorni di Marsiglia, grandi strade, me le ricordo anni fa, facevamo delle belle comparative qua su questi luoghi. E allora adesso vi voglio parlare un po' di questa moto, perché effettivamente ha il suo perché. Insomma, la Z650 RS, intanto cominciamo a dire che RS cosa significa? Significa, tanto la vedete, significa retro sport, retro perché attinge di fatto dal proprio DNA verdone degli anni 70. Ve le ricordate le moto classiche proprio belle, le verdone, quelle vero e quelle vere? Ecco, lei raccoglie tutta questa eredità per esprimersi in un gioiellino, in questo, tra l'altro questo colore verde bottiglia decisamente azzeccato, e quindi per rivivere questo heritage, questo vintage così piacevole e gradevole. La S invece sta per sport, perché trae la sua meccanica, la sua natura dalla Z650 Modena, da questa piattaforma. La differenza sostanziale è soprattutto nella posizione in sella, perché qui ci si sente sopra la moto, non si è nella posizione classica sportiva. Il busto qui è eretto, comodo, anche in città è facile trovare veramente un bel feeling subito dai primi metri, ideale un po' per tutti. Considerate tra l'altro che c'è anche la versione depotenziata per i patentati A2. Aspetta che mi sgancio perché Madonna, ma è un inferno. Altra cosa che ci riporta un po' nel passato è il disegno delle ruote, dei cerchi in lega, che come vedete sono abbastanza simili al disegno che potrebbe portare una ruota con cerchi a raggi.
Vedi, questo qui è molto carino, fatto bene, proprio come le moto, le Verdone degli anni 70. La forcella, che è tradizionale 41 mm, non è super sostenuta. Se voi andate a pinzare forte, comunque lei va giù abbastanza in fretta. Però ricordiamoci che questa è una moto che va bene per affrontare un po' tutto, è una moto decisamente interessante. Il prezzo ancora non lo sappiamo, però io mi aspetto che sia abbastanza in linea con le concorrenti. Altra particolarità che mi piace moltissimo è il cruscotto, 2 orologioni proprio classici, con però all'interno un piccolo display molto ben leggibile, TFT, eccolo qua, si vede tutto, molto carino, ci sono tutte le indicazioni tra virgolette moderne, quindi indicazione della marcia, tutte le varie cose che servono. Francamente trovo che sia un progetto molto ben riuscito. Unico forse Neo, l'impianto di scarico, che non è tra i più belli che ho mai visto. Ve lo faccio vedere. Insomma, sì, non è male, però tutto sommato si poteva forse fare qualcosa di un pochino più gagliardo, anche se vabbè, insomma, purtroppo loro cosa devono fare? Hanno un sacco di normative, un sacco di vincoli, un sacco di tutto, che alla fine tutto sto sacco si riempie e ti fai due palle così. Vabbè, comunque video finito, direi che la moto l'abbiamo provata per bene, gran oggettino davvero. E io adesso torno alla base, spero di non perdermi perché qua è un po' un casino, poi visto che vento, che mare, e poi con sto mare, con sto vento, io mi iscrivo e poi commento. Ciao bello, ci vediamo al prossimo video, ciao. Oh, iscriviti, non fare pirla, ciao.